Il 23 luglio 2011 ci lascia Amy Winehouse. A 10 anni dalla scomparsa voglio ricordare questa grande artista attraverso 5 curiosità più una sulla sua carriera e la sua vita. Il sogno di Amy Winehouse da bambina non è quello di essere una cantante di successo, ma diventare una cameriera sui pattini a rotelle, come quella che aveva visto nel film American Graffiti. Fortunatamente per tutti gli amanti della musica ha cambiato idea crescendo, riuscendo a realizzare il sogno di tanti suoi colleghi, quindi non solo cantare e arrivare al successo, ma duettare col leggendario Tony Bennett. Amy Winehouse era un'appassionata di tatuaggi. Nel corso della sua vita ne ha collezionati 14 sparsi un po' su tutto il corpo. Il primo l'ha fatto a soli 15 anni e raffigurava Betty Boop, poi ci sono stati quelli dedicati alle persone care, poi immagini di pin-up, il simbolo dell'Ankh, sacro agli egizi, rappresentante la vita eterna, e infatti Amy vive in eterno nei nostri cuori, fino ad un uccellino contornato da note musicali e dalla scritta "Don't clip my wings", non tagliarmi le ali, che poi è diventato il logo della Amy Winehouse Foundation e del relativo sito web. Un'altra curiosità riguarda proprio l'attività di beneficenza portata avanti da Amy Winehouse, soprattutto grazie alle iniziative della sua fondazione, che ancora oggi, dopo la sua morte, aiuta e sostiene quei giovani che sono cresciuti in ambienti difficili o che sono dipendenti da alcol e droga. Oltre a questo, durante la sua carriera ha partecipato a numerose operazioni benefiche, soprattutto a favore dei bambini e sempre senza farsi pubblicità. Oggi c'è chi si fa i selfie perché ha buttato la carta nella raccolta della carta. Nel 2008 Bryan Adams le ha dedicato la canzone Flower Grown Wild, un brano in cui il fuoriclasse canadese invita Amy a fare ordine e chiarezza nella sua vita, eliminando le dipendenze da alcol e sostanze che la stavano portando solo disastri fisici e psicologici. Da cosa nasce la canzone? Dal fatto che un anno prima, nel 2007, Amy viene ricoverata proprio per un'overdose causata dal mix di varie sostanze. The Voice, Frank Sinatra, è sempre stata una delle principali fonti di ispirazione per Amy Winehouse, una passione evidente sin dal titolo del suo debutto, oltre al fatto che alludesse alla franchezza dei suoi testi, scritti in modo schietto e sincero. Nonostante questo album sia ancora oggi sorprendente per la sua originalità, Amy ha più volte dichiarato di non amarlo particolarmente, tanto da non averlo neanche in casa. E anche io ho sempre preferito Back to Black, anche perché è il disco con cui l'ho conosciuta e ho imparato ad amarla. Voce inconfondibile, interprete sublime, scrittrice scaltra e profondamente musicale, purtroppo entrata come tanti suoi colleghi illustri nel club dei 27. Amy però ci lascia paradossalmente tanta voglia di vivere e di ascoltarla ancora, magari partendo proprio da questi solchi. Discoteca Laziale ha messo da parte qualche copia di questo capolavoro per voi. A presto e buoni ascolti. They tried to make me go to rehab. I said no.